Gravità, la psyop universale. La cosiddetta legge di gravità è una bufala monumentale e costituisce una delle operazioni psicologiche più grandi di tutta la storia. Supponendo che viviamo effettivamente sul globo terrestre rotante promosso dalla moderna scienza massonica, consideriamo i seguenti calcoli e contraddizioni. La presunta legge di gravità sostiene che la sua misteriosa azione a distanza può essere misurata come G per M1 per M2 diviso R2, dove G è equivalente a 6,674 per 10 alla meno 11. Ora consideriamo il World Trade Center di New York, che ha una massa di circa 1.050.000.000 di chilogrammi. Ciò significa che se fosse un uomo di 80 kg in piedi a 10 metri di distanza dal World Trade Center, la gravità orizzontale prevista sarebbe di 0,05606 metri al secondo al quadrato. Considerando che la velocità standard della gravità verticale è di 9,81 metri al secondo al quadrato, significa che la gravità orizzontale prevista dal World Trade Center dovrebbe essere circa 174 volte superiore alla gravità verticale standard. Questo potrebbe non sembrare significativo, ma si può misurare e questo punto diventa estremamente interessante quando lo stesso uomo di 80 kg si trova a solo 1 metro dal World Trade Center. In questo caso la discutibile legge di gravità calcola che la gravità orizzontale aumenta di 100 volte fino a raggiungere la sbalorditiva cifra di 5,606 metri al secondo al quadrato, che è più della metà della gravità verticale standard. Ciò sarebbe assolutamente misurabile e percepibile. L'attrazione gravitazionale tra un uomo di 80 kg in piedi ad 1 metro dal World Trade Center dovrebbe essere facilmente percepita e dovrebbe richiedere uno sforzo notevole per resistere all'essere attratto dal muro come una calamita. Infine, se lo stesso uomo avesse la sfortuna di toccare il centro commerciale, la falsa legge di gravità afferma che bisognerebbe chiamare i vigili del fuoco per liberarlo, perché non sarebbe più in grado di liberarsi con le sue sole forze. Consideriamo lo stesso uomo di 80 kg che ora è in vacanza in Svizzera, dove va ad arrampicarsi sulla famosa parete nord del monte Iger. Qui la mistica legge della gravità prevede che, anche se si perde la presa durante la scalata, non c'è motivo di temere, perché è impossibile cadere dalla montagna da 10 miliardi di tonnellate, poiché la distanza tra lui e la montagna è quasi zero, rendendo R al quadrato nell'equazione quasi trascurabile. La quantità di gravità orizzontale che lo attrae dovrebbe farlo aggrappare alla parete rocciosa come una calamita che si attacca alla porta del frigorifero. Pertanto, secondo la magica legge di gravità, siamo certi che scalare montagne imponenti come queste sarebbe in realtà una delle attività più sicure che si possano immaginare, perché cadere sarebbe considerato fisicamente impossibile. Ancora una volta, non si può esagerare. La formula della gravità implica implicitamente che quando due oggetti si avvicinano, più il valore R si avvicina a zero, più forte è la forza di attrazione che intercorre tra di essi. Quando due oggetti si toccano fisicamente, la forza gravitazionale tra loro aumenta fino a raggiungere un valore molto elevato, il che implica che dovrebbero diventare difficili da separare. Nella realtà solo i magneti si comportano in questo modo e nessun altro oggetto mostra questa presunta attrazione che aumenta proporzionale alla distanza, come previsto dalla gravità. Gli apologeti della scienza massonica, che tentano di confutare la necessità della gravità non verticale, spesso sostengono la tesi di Star Trek secondo cui la gravità proviene solo dal centro della Terra, capitano. Ma questo è un assurdo doppio standard, perché la stessa legge di gravità infranta sostiene che questa calcolabile attrazione reciproca esiste tra tutti gli oggetti, anche tra due particelle, e non solo dal centro. Anche l'intelligenza artificiale di Google afferma che è falsa l'affermazione. L'attrazione gravitazionale esercitata dalla massa di un oggetto, ma il calcolo della forza gravitazionale tra i due oggetti si basa sulla distanza tra i loro centri di massa. Quando si ha a che fare con oggetti molto distanti tra loro o con simmetria sferica, per semplificare i calcoli si presume che tutta la massa sia concentrata in un unico punto. La gravità agisce su tutte le parti. Sebbene il centro di massa sia utile per semplificare i calcoli, ogni parte di un oggetto contribuisce al suo campo gravitazionale e questa attrazione distribuita ha conseguenze significative in diverse situazioni. In altre parole, la forza di gravità deriva dall'intera massa degli oggetti, non solo dal loro centro. Quindi la scusa di affermare che la gravità proviene solo dal centro del globo terrestre è un doppio standard infondato.
Un altro insensato doppio standard della gravità è che questa stessa forza viene attribuita a due effetti molto diversi. Si dice che la gravità faccia sì che tutti gli oggetti, le persone, gli edifici, gli oceani e l'intera atmosfera restino attaccati al globo rotante della Terra. Nel frattempo si dice che la gravità faccia orbitare la Luna attorno alla Terra, la Terra e gli altri pianeti attorno al Sole e il Sistema Solare attorno alla galassia. Questo significa che a volte la gravità fa sì che gli oggetti aderiscano l'uno all'altro, mentre altre volte la gravità fa sì che gli oggetti orbitino l'uno attorno all'altro. Come è possibile attribuire alla stessa forza due effetti così diversi? La scienza massonica sostiene che se la velocità iniziale e la traiettoria dei due oggetti sono corrette, allora invece di scontrarsi possono in qualche modo orbitare l'uno attorno all'altro in modo perpetuo, grazie alla forza di gravità perfettamente bilanciata dall'inerzia dell'oggetto, determinando una curva continua attorno all'oggetto centrale. Se questo è vero, perché non esiste un singolo esperimento o dimostrazione nella storia dove si dimostra che due oggetti che si incontrano con un'inerzia e una traiettoria così perfette da bloccarsi in un'orbita perpetua l'uno con l'altro? Perché questo effetto speciale della gravità è convenientemente applicato solo ad oggetti così grandi dai quali non è possibile effettuare esperimenti? Un'altra contraddizione doppio standard derivante dall'illogica legge di gravità è il comportamento dei palloncini di elio. La formula per calcolare la forza di gravità dipende esclusivamente dalle masse di due oggetti e dalla distanza tra loro. Ciò significa che tutti gli oggetti di massa diversa da zero saranno soggetti all'attrazione gravitazionale proporzionale alla loro distanza l'uno dall'altro. Perché i palloncini di elio sfidano questa volubile legge di gravità, prima salendo e poi rimanendo attaccati al soffitto per diversi giorni, prima di iniziare lentamente a librarsi più in basso e poi, dopo molte altre ore o giorni, arriveranno finalmente a terra? Rilasciare un palloncino di elio a 10 metri o 1 centimetro di altezza non cambia assolutamente nulla nell'immediata resistenza del palloncino alla gravità. Lo stesso vale per un pallone da basket lanciato dentro un lago. La legge di gravità infranta calcola che il pallone da basket deve affondare e rimanere bloccato sul fondo del lago perché la forza di gravità dipende esclusivamente dalle masse dei due oggetti e dalla distanza tra loro. Ma il pallone da basket sfida la legge perché risale immediatamente in superficie subito dopo essere stato lanciato. Com'è possibile che palloncini di elio e palloni da basket possano diventare veri e propri dispositivi antigravità? Questo succede perché gli effetti della cosiddetta gravità erano in realtà ben compresi e spiegati adeguatamente da Archimede oltre 2000 anni fa. Il principio di Archimede, la forza di galleggiamento e la densità relativa spiegavano molto bene gli effetti della gravità fittizia, molto prima che il massone gesuita Isaac Newton proponesse la sua teoria inferiore ridondante. Secondo le leggi valide della densità e della galleggiabilità, ogni cosa cerca la sua densità relativa rispetto al mezzo circostante e di conseguenza si alza o si abbassa. La vera costante è la densità, non la gravità. I palloni da basket cadono perché sono più densi dell'aria e i palloncini di elio salgono perché sono più leggeri dell'aria. Un pallone da basket tenuto sott'acqua e rilasciato risale rapidamente in superficie perché l'aria al suo interno fa sì che la sua densità sia inferiore a quella dell'acqua. Ma se si fa un buco nel pallone da basket e si fa uscire tutta l'aria, questo affonderà nuovamente sul fondo del lago perché la sua densità relativa aumenterà fino a superare quella dell'acqua. La ridondante teoria della gravità di Newton non ha nulla a che vedere con questo e si basa semplicemente sul principio di Archimede e sulla fisica naturale della densità e della galleggiabilità. Se la mela di Newton fosse caduta in una pozzanghera invece che sulla sua testa, avrebbe visto la mela cadere in aria perché era più densa dell'aria, ma poi galleggiare sull'acqua perché era meno densa dell'acqua. Questi cosiddetti effetti della gravità hanno a che fare con la densità relativa e la forza di galleggiamento e niente a che vedere con la teoria estranea di Newton sull'azione magica a distanza. In realtà non è mai stata dimostrata l'esistenza di questa forza di attrazione chiamata gravità. L'unica ragione per cui viene definita legge è perché la maggior parte della scienza massonica dipende da essa. Senza questo mito della gravità, tutta una serie di altre menzogne e idee sbagliate vengono smascherate perché non sono nient'altro che teorie insostenibili, tra cui il presunto globo rotante sopra il quale ci dicono che viviamo.
Attraverso il fornito indice alfabetico con oltre 3500 voci trovate molti argomenti inerenti alla gravità, insieme con la playlist del canale YouTube Gravità e Densità con più di 70 video. Sono sempre a disposizione i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè è più che gradito. Grazie di aver guardato fino in fondo.